Bentornati a tutti su BMaker Electronics, io sono Marco e oggi andiamo a vedere questo componente siglato H11L1. È un optoisolatore logico molto usato in elettronica. Serve a separare galvanicamente due circuiti, utile per la sicurezza, rumore e interfacce digitali. Al suo interno troviamo, come vedete dallo schema, c'è un diodo LED IR e un fototransistor collegato a un trigger di Smith. Quindi vi faccio vedere lo schema come è fatto. Quando il LED interno viene alimentato si accende, quindi l'uscita cambia stato. Ho preparato questo circuito, andiamo a vedere da vicino come funziona. Allora, alimentiamo il nostro optoisolatore, il piedino 6 al positivo, il piedino 5 al positivo, poi troviamo il fotodiodo, mettiamo una resistenza da 1K e un pulsante collegato al positivo. Quando premiamo il pulsante, il fotodiodo entra in azione e attiva la nostra uscita. All'uscita ho collegato al positivo l'anodo di un diodo LED, il catodo tramite una resistenza al pin 4. Qua, come vediamo, troviamo una porta NAND con trigger di Smith. Difatti, quando noi andiamo a premere il pulsante, troviamo il pin 4 a GND, come se fosse collegato a GND, quindi attiva l'uscita e il LED si accende. Ok, andiamo a realizzarlo sulla breadboard e vediamo se funziona. Ho messo il nostro optoisolatore e un pulsante e andiamo a collegare. Allora, colleghiamo la parte positiva del pulsante da una parte, l'altra parte del pulsante inseriamo una resistenza da un K sul pin 1, così. Il pin 2 va collegato al GND, il pin 5 al GND, 3, 4, 5 al GND, il 6 al positivo, vi ricordo che si comincia a contare da un punto di riferimento. Qui abbiamo questo puntino, facciamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e al 4 l'uscita, qua inseriamo la nostra resistenza e il nostro diodo LED, mettiamo l'anodo sul positivo e il catodo sulla resistenza che va al pin 4. Questo è tutto il circuito. Proviamo a dare alimentazione, accendo. Se adesso premo il pulsante, il diodo LED dovrebbe accendere. Infatti troviamo il LED che si accende. In questo circuito abbiamo usato un optoisolatore, io ho qui un H11L1, per separare un segnale di comando da un'uscita visiva. Abbiamo qui un LED, mantenendo l'isolamento galvanico tra i due lati. Infatti c'è un isolamento. Qua potevamo usare benissimo un'altra tensione. Tramite questo pulsante attiviamo appunto il nostro diodo LED. Quando premiamo attiviamo un infrarosso, un LED a infrarosso interno che fa accendere il fototransistor interno e questo ci permette l'accensione del LED. Quindi se premiamo il nostro pulsante, il LED interno si accende, il pin 4 che è un open collector va verso massa e il LED si accende. Se invece non premiamo nulla, il segnale resta alto e quindi il LED rimane spento.
Andiamo a vedere col tester la tensione di uscita. Guardate che ve lo metto in modo tale che si può vedere, così. Mettiamo il puntale sul positivo e l'altro puntale sul pin 4. Troviamo 0 volt, ma no la massa. Se io vado a premere, il circuito si chiude e troviamo 4,2 volt. Il LED si accende. Ok, per questo video su questo optosilatore è tutto. Se avete qualcosa da dire potete scriverlo sotto nei commenti. Vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima.